E ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Le vacanze sono ormai alle porte, io personalmente tra circa 4 giorni partirò per il Giappone e durante questa settimana mi sono fatto arrivare gli ultimi gadget e cose che mi porterò con me appunto in Giappone. Quindi quale migliore occasione per fare un video del genere? Ma bando alle ciance, partiamo subito. Iniziamo con il marsupio che mi accompagnerà durante tutte le giornate. Ho scelto un marsupio di Decathlon, in particolare questo qua è il 4Clutch da 7 litri, è molto capiente, ha 3 tasche veramente grandi dove ci potrò andare a mettere parecchie cose dentro e in più sui lati ha 2 tasche per le borracce. Io non credo di portarmene più di una, però volendo lo spazio c'è, si può riutilizzare anche per altre cose. Molto comodo inoltre il fatto che sulla parte frontale è presente una tasca per andare a inserire una felpa. Tendenzialmente in Giappone in questo periodo dell'anno si muore di caldo, però magari dentro i centri commerciali o dentro i negozi potrebbe esserci l'aria condizionata sparata veramente forte e quindi potrebbe far comodo avere una piccola felpa da inserire qua dentro. È veramente capiente, ha molte tasche, userò questo per la maggior parte degli spostamenti e dovrei riuscire a far stare tutto quello che mi serve qua dentro. A supporto del marsupio ho deciso di portare anche questa tote bag sempre di Decathlon da 15 litri nel caso in cui dovessi andare in qualche negozio a fare shopping e per evitare di avere troppe buste tra le mani pensavo di inserire tutto qua dentro e portarla tranquillamente a spalla o come zaino. È veramente molto comoda, inoltre è richiudibile, quindi occupa molto poco spazio, è super leggera e veramente molto capiente, oltre che è molto comoda da portare sia a spalla che come zaino. Anche questa ha 2 tasche per le borracce sui lati e una taschina interna che è quella che poi rigirandola fa da tasca di chiusura. Veramente super consigliata e vi lascio poi tutti i link in descrizione, ovviamente anche di cose che non si trovano su Amazon, per esempio questa su Decathlon, però vi lascio il link per poterle andare a vedere. Poi per quanto riguarda il viaggio in aereo ho deciso di prendere un cuscino per la cervicale. In questo caso ne ho preso uno della Flow Zoom che mi sembrava uno di quelli recensiti meglio e con che incontrava un po' meglio le caratteristiche che mi servivano. Infatti ne cercavo uno che fosse gonfiabile in modo poi da poterlo sgonfiare e riporlo senza occupare troppo spazio, che fosse sfoderabile e che sembrasse comodo. Questo effettivamente mi sembrava comodo e inoltre dispone di un comodo cappuccio per andare a coprirci la testa e avere un po' più di privacy magari. Andando avanti ho deciso di portare con me questo piccolo gadget che si può attaccare tranquillamente alle chiavi o magari al marsupio. Non è altro che un cavetto multidispositivo, infatti sono presenti diversi tipi di porte, c'è una USB-A, un Lightning e 2 USB-C. Basterà andare ad aprirlo in questo modo e potremo caricare qualsiasi tipo di dispositivo, magari in una situazione di emergenza dove non abbiamo con noi altri cavi. Possiamo andare a prendere questo qui e caricare qualsiasi cosa. È molto comodo, inoltre è bella la chiusura magnetica e si va a tenere così. Costa veramente poco, vi lascio il link anche di questo. Andando avanti, ma rimanendo comunque sull'aereo, ho deciso di prendere questi tappi della Loop, in particolare questi sono i Loop Quiet 2, isolano molto bene dal rumore esterno. In particolare questi qua, i Quiet 2, sono quelli che tra i vari modelli di Loop isolano meglio dal rumore esterno, quindi sono consigliati per viaggi in aereo o comunque in ambienti molto rumorosi. Sono veramente piccoli e molto comodi. Si inseriscono nell'orecchio e poi vanno ruotati in questo modo. Vi assicuro che l'effetto è veramente ottimo, infatti riduce veramente di molto i suoni. Sono anche molto comodi, solitamente io non li sopporto molto i tappi per le orecchie. Sono piccoli, discreti e anche comodi. Ovviamente costano un pochino perché li ho pagati tipo 25 euro e per dei tappi sembra una follia, però mi sembravano carini e un piccolo sfizio che volevo. Sono stato vittima del consumismo, lo ammetto. Inoltre nella scatola sono presenti vari tipi di gommini per tutti i padiglioni auricolari, quindi ci sono di tutte le misure XS, SL e poi all'interno sono montati i tappi M in questo momento. Però comunque nel caso avessimo il padiglione auricolare più stretto, più largo, potremmo scegliere il gommino adeguato. Ma andiamo avanti. Ovviamente non potrà mancare la mia Insta360 Ace Pro 2, ormai è la mia vlog camera preferita, la utilizzo praticamente tutti i giorni, è super affidabile, non ha mai perso un colpo, l'audio è incredibile, è comoda in qualsiasi situazione, registra dei filmati con una qualità secondo me eccezionale, anche delle buone foto, quindi sicuramente la porterò con me tutti i giorni e farò 1 miliardo di video con questa. Nonostante la sua
sua batteria sia veramente ottima, infatti in 4K riesco a registrare quasi sempre almeno un'ora e mezza di video. Porterò con me anche una batteria di riserva nel suo case che fa anche da caricabatterie, quindi questo sicuramente è fondamentale. 2 mi basteranno sicuramente, perché nel momento in cui una batteria si dovesse scaricare la potrei mettere dentro il suo case e caricarla tramite il power bank. Power bank che adesso vi faccio vedere. Ho scelto di portare questi 2 power bank. Questo qui è un power bank da 20.000 mAh della Vrurk, marchio che ho trovato su Amazon, era a buon prezzo. Ha 3 USB-A, di cui una ricarica rapida, un micro USB e 2 USB, un USB-C e un Lightning, quindi si può caricare in qualsiasi modo e carica praticamente tutti i dispositivi. 20.000 mAh sono parecchi, quindi basta, riesco a ricaricare anche il computer, e quindi sicuramente questo verrà con me. E inoltre porterò con me anche questo power bank MagSafe della Cellular Line, che andrò ad attaccare al mio iPhone 13 Pro. Diciamo questo qua mi sembra che siano 5.000 mAh, sì, e ricarica quasi del tutto l'iPhone. Diciamo che è una batteria un po' d'emergenza per tamponare nei momenti in cui mi si dovesse scaricare l'iPhone ma non volessi girare con questo qua attaccato. Ma veniamo al comparto fotografico vero e proprio. Per queste vacanze ho deciso di portarmi la mia Sony RX Mark I e questa Nikon P7100. Sono 2 compatte. Sony è molto leggera mentre la Nikon è leggermente più pesante, però hanno funzionalità diverse e scattano in modo completamente diverso, anche perché hanno 2 sensori che sono diversi e quindi si ottengono vari tipi di foto. Inoltre voglio sperimentare un po' con questa Nikon P7100 perché all'interno ha dei preset che simulano effetto pellicola, che secondo me sono molto belli, simulano un effetto pellicola bianco e nero che secondo me sono incredibili. A parer mio il Giappone si potrebbe prestare per questo tipo di fotografia, mentre la RX 100 fa delle foto veramente di alta qualità, è super affidabile, è velocissima, punta e scatta, e quindi ho deciso di portare lei. Inoltre entrambe queste compatte hanno uno zoom, infatti la Sony RX 100 Mark I dovrebbe coprire dai 18 ai 100 mm, mentre la Nikon P7100 dovrebbe fare dai 24 ai 200, quindi dovrei riuscire a coprire un po' tutte le focali che mi servono. Quindi come fotocamere porterò queste e non porterò la mia Sony Alpha 5100. A supporto della Sony RX 100 Mark I mi porterò anche questo caricabatterie con 3 batterie della Sony RX 100 che si possono caricare contemporaneamente, molto comodo, ingresso USB-C e quindi non avrò alcun tipo di problema. Ovviamente mi servirà un adattatore per la presa giapponese. Io ho trovato questo su Amazon, vi lascio il link in descrizione. È un po' ingombrante, però ha tutte le prese che servono, è una presa universale, quindi ha diversi attacchi. Inoltre ha direttamente 2 ingressi USB-A e uno USB-C a ricarica veloce, tra l'altro. I 2 USB-A sono a 18 watt, mentre l'USB-C è a 20 watt. Per quanto riguarda invece i documenti che dovrò portare con me durante le giornate, utilizzerò questo portapassaporto di Spingen, veramente molto solido e robusto, l'ho già usato in diverse occasioni, è molto comodo, anche uno spazio per le tessere. Tra l'altro io all'interno, dato che questo portapassaporto non dispone dello spazio per l'AirTag, io andrò a inserire una tessera GPS che ho comprato su Amazon. La utilizzo da parecchio tempo, tra l'altro si può utilizzare attraverso l'applicazione Dov'è di Apple, è abbastanza sottile, diciamo che ha lo spessore di 2 carte di credito, una batteria interna che dura circa 6 mesi, infatti io ce l'ho da circa 8 mesi, l'ho caricata solo una volta e si ricarica ad induzione, quindi l'andrò a inserire all'interno del mio portapasaporto per evitare di perderlo. Andiamo avanti. Ovviamente, dato che mi porterò con me il mio Apple Watch Serie 5, ho deciso di portare con me questo power bank per Apple Watch che è abbastanza carino e inoltre ha un display per visualizzare lo stato della batteria. Si ricarica tramite USB-C e quindi è molto comodo per caricare l'Apple Watch sia in movimento che in hotel. Andando avanti mi porterò anche una piccola torcia di Olight. Questa qua si ricarica tramite USB-A, ma la batteria è veramente infinita, cioè non sono mai riuscito a scaricarla praticamente, ma fa una bellissima luce. Tra l'altro appena si toglie dalla base magnetica si accende e quando la riponiamo si spegne. Ce l'ho sempre con me attaccato alle chiavi, in questo caso lo attaccherò al marsupio probabilmente. Fa sempre comodo avere una piccola luce con noi.
Tra le altre cose che fa sempre comodo avere con noi, un piccolo asciugamano. In questo qua è l'Airlight Towel, è un piccolo asciugamano, dovrebbe essere 80x40, veramente sottile ma che sta nel palmo di una mano. Questo qua è veramente piccolo, lo inserirò all'interno del marsupio e me lo porterò dietro durante le giornate più calde. Tra l'altro si asciuga veramente in fretta, è molto comodo, è super consigliato secondo me. Per mi pare 15 euro, veramente un gadget carino. Potrebbe essere anche un bel regalo magari. Ma oltre al caldo potrebbe esserci anche la pioggia, infatti potrebbe essere periodo di temporali estivi e quindi ho deciso di portare con me un piccolo ombrello tascabile. Ho cercato il più piccolo possibile su Amazon e ho trovato questo qui. Devo dire che l'ho già aperto un paio di volte per provarlo. Ovviamente quando mi è arrivato era piegato perfettamente, quindi occupava ancora meno spazio. Io adesso devo cercare di diventare bravo almeno la metà di quello che è riuscito a chiudere questo ombrello la prima volta, per riuscire a ingombrare il meno possibile all'interno del mio marsupio. Però comunque è già abbastanza piccolo e non dovrebbe occupare troppo spazio. Per tutte le volte in cui mangerò in giro, probabilmente in quei pranzi che fai al combini dove magari non hai delle posate o delle cose, ho scelto di prendere questa forchetta cucchiaio coltello apribottiglie di EcoSlurp, è fatta in titanio, è super comoda, tutto in uno. Mi sembrava potesse fare al caso mio per questo viaggio in Giappone, dovrebbe essere molto comoda, anche perché stavo pensando nel caso dovessero darci solo le bacchette. Io non so voi, ma io per mangiare una ciotola di riso con le bacchette ci potrei mettere tutte le vacanze, quindi forse è meglio un cucchiaio o una forchetta. Procedendo, ho pensato di portarmi questo tripod per iPhone per fare qualche timelapse e qualche ripresa. È molto comodo, l'avete già visto in qualche video vecchio, in qualche orribile video vecchio, però devo dire che è comodo, ha anche un telecomando per scattare a distanza e quindi lo utilizzerò principalmente per fare qualche ripresa secondaria con iPhone e qualche timelapse sicuramente. Con me porterò anche un portafoglio di Spingen MagSafe per portare dietro le carte che mi servono durante la giornata. Questo è piccolo e comodo. Tornando al reparto fotografico, porterò con me questo piccolo cavallettino alla quale ho attaccato sopra l'innesto per la Insta360. Questo è un cavalletto terribile, cioè veramente brutto da vedere. L'ho trovato in qualche cassetto, ce l'avevo da una marea di anni. Penso che risalga a qualche vecchia fotocamera digitale che avevo negli anni passati, però fa il suo lavoro, è piccolo il giusto, è comodo da portare in giro e ha la testa snodabile, quindi posso regolarlo in varie direzioni e lo sto utilizzando da parecchio tempo con la mia Insta360 e mi ci sono sempre trovato bene, quindi lo porterò con me sicuramente per magari appoggiarlo su qualche tavolo o fare qualche ripresa un po' diversa. Ovviamente dovrò portare con me un po' di hard disk e di SSD, nel mio caso porterò questi due SSD della SanDisk, entrambi da 500 GB, tra l'altro uno dei due è la versione più aggiornata, questo qua che è leggermente più grosso, quindi è più veloce, è più potente, però devo dire che sono tutti e due molto comodi, occupano pochissimo spazio e ci posso scaricare tutti i video delle giornate per non avere le schede SD piene. Inoltre a supporto mi porto anche un hard disk che ho da parecchi anni, questo qua dovrebbe essere da 1 tera mi pare, lo porto un po' d'emergenza nel caso facessi veramente troppi video e non sapessi dove mettere, scarico tutto là dentro e tengo questi due più liberi possibili. Anche perché uno dei due me lo porterò con un po' di materiale dentro, perché approfitterò delle ore di volo per montare i video di questa settimana. Ma veniamo agli ultimi due gadget. Sono questo adattatore per schede SD per iPhone con uscita Lightning appunto. Infatti se volessi scaricare le foto della fotocamera direttamente su iPhone per postarle magari subito, basta collegare questo, senza alimentazione si inserisce la scheda SD e posso scaricare direttamente le foto e magari importarle su Lightroom, fare un po' di editing e poi postarla. E questo invece è un altro adattatore, un hub USB-C per il mio Mac, dove posso andare ad attaccare un po' di prese USB o SD anche qua dentro. Per quanto riguarda le cuffie, porterò con me queste Soundcore, si chiamano Q20 mi pare. Sono delle cuffie con cancellazione del rumore attiva, veramente comode devo dire, le utilizzo praticamente tutti i giorni. Hanno anche un ingresso jack da 3,5, quindi mi porterò anche un cavo per potermi collegare allo schermo dell'aereo per magari guardare qualche film da lì. Sono Bluetooth, molto comode, non sono troppo pesanti e devo dire che per quello che costano fanno veramente il loro lavoro. Bene, spero di non essermi dimenticato nessuna delle cazzate che ho comprato. Se il video ti è piaciuto ricordati di lasciare un like e un commento e soprattutto iscriviti al canale se ti piacciono questo tipo di contenuti o se semplicemente se vuoi supportarmi e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!